Diagnosi e soluzione di una lavastoviglie che non scalda. Se la tua lavastoviglie non scalda, la prima cosa che devi controllare è il filtro. I filtri devono essere ben puliti e tutti i forellini devono essere liberi. Questo perché se i filtri non sono ben puliti non ci sarà un buon ricircolo dell'acqua e un dispositivo di sicurezza bloccherà il riscaldamento. Arrivati a questo punto, se non avete ancora risolto, il prossimo passo è quello di smontare la lavastoviglie e verificare il cablaggio. Trovate un video in questo canale che vi spiega come smontare la lavastoviglie per accedere ai componenti e trovarvi in questa situazione. Adesso verifichiamo il cablaggio in questo punto qui. Qui è dove c'è la piega dell'apertura della porta. Quindi se c'è una guaina che copre i fili, tagliatela in modo da scoprirli e poterli verificare tutti. Se il cablaggio non era interrotto, il prossimo passo è quello di andare a verificare la scheda. Questo vale solo per le lavastoviglie che hanno la scheda posizionata in questo posto o dentro il cruscotto, dovreste vederla sbucare da qui sotto. Alcuni modelli potrebbero avere la scheda posizionata in un altro posto. Se ci sono delle viti qui, le svitate e sganciate la scheda. Sganciamo questi morsetti. Sganciamo anche questo. Quindi aprite la scheda e controllatela soprattutto in corrispondenza di questi componenti qui. Allora, di schede ce ne sono di diverse, dipende poi dalla marca e dal modello dell'elettrodomestico. In genere su questa tipologia di schede, queste due più che altro, tende a danneggiarsi una saldatura che si trova in corrispondenza proprio di questo componente qui. Infatti, come potete vedere, qui è saltata via una saldatura. E questa è proprio la causa del fatto che la lavastoviglie non scalda. Quindi con un po' di stagno e un saldatore rifacciamo la saldatura. Fatto questo, se non avete ancora risolto, il prossimo passo è quello di verificare la resistenza. Quindi ci posizioniamo sul fianco destro della lavastoviglie. Qui troviamo il motore con la resistenza montata su. I modelli più recenti di lavastoviglie montano una resistenza direttamente sul motore. Quindi sganciamo questo connettore e verifichiamo che ci sia continuità. Siccome i connettori sono troppo all'interno e si può far fatica a prendere bene i valori, io per comodità utilizzo questo connettore. Quindi lo inserisco qui dentro e collego i puntali del tester ai connettori. Quindi 1 e 2. Se il tester posizionato in home non mi restituisce nessun segnale, significa che la resistenza è interrotta e quindi da sostituire. È importante sapere che su alcuni modelli di lavastoviglie, quando la resistenza è in dispersione anche leggermente, questa invia un segnale alla scheda che blocca il riscaldamento. Quindi verifichiamo anche se c'è dispersione lasciando un puntale in un connettore e l'altro appoggiandolo sulla terra, in questo modo qui. Quindi se c'è una lieve dispersione, come dicevo prima, la scheda non manda corrente alla resistenza e quindi questa non scalderà. Quindi se la resistenza è interrotta o in dispersione andrà sostituita e adesso vediamo come. Una volta tolti i due fianchi e lo zoccolino frontale, sganciamo la vite che regola il piedino dietro, semplicemente tirandola ed estraendola da qui. Fatto questo, afferriamo il basamento e lo tiriamo per sganciarlo.
Per poter sostituire la resistenza dovremo staccare e smontare il motore. Quindi iniziamo sganciando questi. Per comodità sganciamo anche questo, semplicemente tirandolo. Stacchiamo i connettori dalla terra. Il connettore che avevamo già staccato in precedenza, che alimenta la resistenza. Per avere un po' più di spazio, svitiamo anche questa vite che è nascosta qui dentro per sganciare il basamento e crearci più spazio qui in mezzo. E sganciamo anche il connettore che alimenta il motore. Adesso sganciamo queste parti di fissaggio che bloccano il motore, quindi una e due, quest'altra. Togliamo questa fascetta, ruotiamo quest'altra per aiutarci. E spostiamo anche questa qui. Non ci resta che estrarre il motore. Arrivati a questo punto, dobbiamo staccare la resistenza dal motore per sostituirla. Quindi togliamo questa fascetta. Sganciamo questa calotta di plastica. E spostiamo questi fermi. Volendo potete anche spezzarli. Adesso, prima di procedere, vi consiglio di segnarvi un punto di riferimento. Quindi incido una X qui, in corrispondenza di questo. Adesso ruotiamo e sganciamo. Con la resistenza nuova di ricambio vi daranno anche la guarnizione che andrà sostituita. Se ti interessa acquistare una resistenza nuova di ricambio o semplicemente vuoi sapere quanto costa, ti lascio il link in descrizione, nel primo commento e alla fine del video. A questo punto montate la resistenza nuova, quindi montiamo prima la guarnizione, inserite la resistenza e ruotate. Mentre maneggiate la resistenza, fate molta attenzione a non spingere questo contro la lamiera, altrimenti vi ritroverete con lo stesso identico problema. Per verificare che la resistenza sia stata montata correttamente sul motore e che non ci siano perdite di acqua, vi consiglio di tappare un manicotto e soffiare nell'altro. Se soffiando qui dentro non passa l'aria, significa che non ci sono perdite. A questo punto rimontate la calotta. Un altro componente che, se è guasto, potrebbe disattivare il riscaldamento durante il lavaggio è il deviatore di flusso. Quindi lo smontiamo e lo controlliamo. Questo lo potete controllare verificando che ci sia un foro aperto e un altro chiuso. Se doveste ritrovarlo con due fori chiusi a metà, significa che è guasto e quindi è da sostituire. Per i modelli più vecchi, quelli della generazione precedente, il procedimento è molto simile. Solo che anziché avere una resistenza incorporata sul motore, abbiamo una resistenza intubata. Questa, a differenza dell'altra resistenza, se è in dispersione, farà saltare il salvavita, quindi vi staccherà la corrente. Quindi se non vi salta il salvavita, ma la lavastoviglie non scalda, quello che dobbiamo controllare è che non sia interrotta.
e per sostituirla procediamo in questo modo. Spostiamo questa fascetta, con un cacciavite a taglio facciamo leva per sganciare il manicotto, estraiamo la resistenza, sganciamo il morsetto di alimentazione e la terra e sganciamo l'ultima fascetta. Anche questa resistenza, se vi serve come ricambio, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento. Se la tua lavastoviglie scalda poco e alla fine non asciuga, o magari scalda soltanto col ciclo breve e non con il ciclo lungo, tipo quello intensivo, è molto probabile che ci sia un problema sul motore. È importante sapere che su alcuni motori, tipo questo qui, sul retro è montata una tacchimetrica. Questa rileva i giri del motore. Quindi se il motore gira, quindi la ventola gira, il motore funziona, ma questa è guasta, quindi la tacchimetrica è guasta e non sente che il motore appunto sta girando, la scheda non manderà corrente alla resistenza. E questa potrebbe non funzionare bene anche dopo un bel po' che la lavastoviglie sta andando. Ecco perché nei cicli brevi scalda e in quelli intensivi non scalda più verso la fine e quindi non asciuga. Per sostituirla è semplicissimo, vi basterà fare leva qui sotto, anche un po' qui, vi basterà lavorare in questi 3 punti, dopodiché identificate il cablaggio, quindi questi 2 fili gialli, e togliete i connettori. Ti sono stato utile? Fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto. Grazie, ciao ciao!